Ciao, vediamo come sostituire un colore di una foto con qualsiasi altro colore noi desideriamo, mantenendo un effetto altamente realistico e fedele al nostro obiettivo, esattamente come questi. Vediamo subito come. Appena abbiamo caricato la nostra immagine nell'interfaccia di Photoshop, ci spostiamo sul pannello livelli e trasciniamo il livello iniziale sull'iconcina crea un nuovo livello qui in basso, sempre nel pannello livelli, e dopodiché apriamo sul livello copia, lo selezioniamo, ci spostiamo sempre in basso e aggiungiamo un livello vuoto, proprio come in questo caso. Immaginiamo adesso di voler modificare il colore di questo rossetto e quindi il colore delle labbra, sostituendolo con un altro, mantenendo però un effetto realistico nella sostituzione. Andiamo quindi sulla palette degli strumenti, selezioniamo lo strumento pennello, facciamo un clic col tasto destro sull'interfaccia di lavoro, dopodiché selezioniamo come tipologia il pennello tondo morbido, assicuriamoci di attivare una dimensione della punta del pennello abbastanza in linea con quelle che sono le porzioni di immagine su cui lavorare, in questo caso appunto le labbra, e aumentiamo la durezza magari intorno al 30%. Dopodiché facciamo clic all'esterno, andiamo a selezionare ad esempio un colore che potrebbe essere viola e andiamo a colorare le labbra. Chiaramente lì dove le labbra si restringono diminuiremo la dimensione della punta del pennello. Una volta che abbiamo colorato la parte per cui vogliamo sostituire il colore, ci spostiamo sul pannello dei livelli, manteniamo selezionato il livello ovviamente vuoto sul quale abbiamo apportato il colore, apriamo il menu a tendina dei metodi di fusione e applichiamo il metodo di fusione moltiplica. A questo punto ci spostiamo nella parte bassa del pannello livelli, apriamo il menu delle opzioni di fusione e andiamo a selezionare proprio la voce opzione di fusione. Qui nella prima schermata ci spostiamo nella parte finale dove ci sono i marker che regolano la luminosità sul colore appena applicato e andiamo a spostare verso l'interno il marker dei pixel luminosi più o meno verso metà. Vedete, già si comincia ad attivare la luce in modo realistico come se fosse un riflesso sulle labbra. Dopodiché con il tasto Alt da tastiera andiamo a dividere i due marker e a spostare il primo marker verso l'inizio in modo da calibrare appunto l'effetto realistico del riflesso luminoso sulle labbra. Quando siamo più o meno soddisfatti del nostro lavoro, cliccheremo su OK. A quel punto, con il livello vuoto selezionato, ci spostiamo nella parte bassa, apriamo il menu dei livelli di decorazione e aggiungiamo un livello tinta unita. Scegliamo un colore che potrebbe essere, non so, questo celeste, clicchiamo su OK. A questo punto, chiaramente il livello agisce su tutti i livelli sottostanti, quindi va a riempire tutta l'area di lavoro. Andiamo col tasto destro sul livello del colore riempimento e applichiamo una maschera di ritaglio. Clicchiamo quindi su Crea maschera di ritaglio. Automaticamente il colore viene associato soltanto al livello della selezione sottostante e, come vedete, viene chiaramente applicato sulla parte colorata. Chiaramente volendo correggere alcune sbavature che possono esserci nella parte più esterna del bordo appunto delle labbra, possiamo selezionare il livello delle labbra, aggiungere una maschera, dopodiché con il pennello e il colore nero attivi e andiamo eventualmente a rimuovere la parte in eccesso in modo da pulire le eccedenze di colore. Spostiamoci ora sul livello di regolazione, facciamo un doppio clic sulla tavolozza e come vedete il colore adesso è fissato sul celeste, ma noi possiamo andarlo praticamente a sostituire con qualsiasi colore desideriamo, qualsiasi colore compreso nella tavolozza. Ad esempio possiamo semplicemente spostare il marker dei colori e come vedete possiamo associare qualsiasi colore rientri in questa fascia cromatica. Spostando il cursore, o meglio spostando il tondino della selezione del colore, magari in una zona più centrale della tavolozza,
Avremo anche qui la possibilità di sostituire il colore, però in base appunto alla tonalità di colore iniziale. Avendo già definito quello che è il riflesso luminoso sulle labbra, adesso con la possibilità di scegliere il colore, di personalizzarlo esattamente come lo vogliamo noi, possiamo considerare il nostro lavoro completo e l'immagine è pronta per essere esportata. Esistono dei modi per cambiare il colore di una parte dell'immagine in modo ancora più veloce, magari se abbiamo la necessità di tagliare alcuni passaggi. Per esempio, possiamo modificare il colore degli occhi e farlo in un modo rapido ma comunque efficace, ed è per questo che ho preparato questo video in cui ti mostro esattamente come fare. Ciao, grazie e alla prossima!